Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo della partita giocata ieri. È iniziata la 35esima giornata di Serie A con Lazio-Lecce, finita 2-2. Sono 2 punti persi per la Lazio e un punto guadagnato per il Lecce. Forse sì, ma bisogna comunque argomentare, perché per come è andato il match, secondo me sono 2 punti persi per il Lecce e un punto guadagnato per la Lazio. Ma ci arriviamo. Prima di cominciare, ragazzi, vi invito come sempre, se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Troverete sul mio canale tanti post partita, analisi di match di Serie A e soprattutto riguardanti il mio Napoli. Però le partite che guardo cerco di analizzarle perché è sempre bello guardare partite di calcio giocato. E ieri sera è stata una partita di calcio giocato senza troppi tatticismi difensivi, senza squadre che si chiudono, quindi ne è uscita una partita con tanti gol ed è una partita divertente da vedere. Andiamo per gradi. Allora, dicevo prima, sono 2 punti guadagnati per la Lazio o 2 punti persi per il Lecce? Allora, per come è andata la partita, posso secondo me dire che non che il Lecce avrebbe meritato la vittoria perché poi la Lazio è venuta fuori nel secondo tempo, però eri 2-1 sopra, quindi si può considerare un'occasione persa e 2 punti persi per il Lecce. La Lazio invece ha trovato a terra un punto del pareggio perché è riuscita a pareggiare la partita con il gol di Milinkovic Savic a 10 minuti dalla fine, quindi è un punto guadagnato per la Lazio e 2 punti persi per il Lecce, per me, per ciò che ho visto in campo, perché il Lecce non si è snaturato, è un Lecce che ha giocato a calcio ed ha continuato a giocare pur essendo sopra 2-1. Lo possiamo considerare un errore perché dovevi chiuderti? No, non devi mai chiuderti perché sei sopra 2-1 e ci mancava tanto tempo alla fine del match. Il Lecce ha provato anche a chiudere la partita. Nel secondo tempo però la Lazio è salita un po' di condizione, è salito il baricentro, è riuscita la Lazio a mettere in difficoltà questo Lecce arrivando al gol che comunque è meritato, il gol del pareggio per ciò che hai fatto nel secondo tempo. Però è una Lazio che non riesce più ad arrivare sotto porta con quella fluidità che aveva un mese e mezzo fa. Quindi bisogna vedere, bisogna analizzare il perché. Io dico la mia, ovviamente, e secondo me è proprio il fatto che devi fare per forza punti, perché la lotta Champions è quella che è cortissima, con 4 squadre almeno che si giocano gli altri 3 posti in Champions League, quindi hai bisogno di vincere per forza e forse questa foga di dover segnare, di dover fare punti, per forza ti porta ad essere nervoso sotto porta, impreciso su palloni che poche giornate fa giocavi tranquillamente e arrivavi sotto porta con una fluidità diciamo superiore a quella che abbiamo visto ieri e nelle ultime uscite, e poi alla Lazio non gli riesce più la chiusura difensiva. Io ricordo la partita al Maradona contro il Napoli, la Lazio sì, tirò poche volte in porta, pochissime, vinse 1-0 con il grandissimo gol di Vesino, però a livello difensivo c'era un'organizzazione ben diversa dalle ultime uscite, parliamo di da un mese a questa parte. A livello difensivo non riesce più ad organizzarsi e prende delle imbarcate e gol che poco tempo fa non avresti mai preso. Per meriti del Lecce però, per meriti della squadra avversaria che è andata a Roma e ha fatto la partita che doveva fare. Il Lecce fuori casa contro le grandi, tra virgolette, della classe va a fare sempre grandissime prestazioni. Poi in casa l'abbiamo già visto, tante grandi sono andate a perdere punti a Via del Mare. È un campo ostico dove non è facile portare a casa la vittoria o al limite un pareggio. Quindi finora un grandissimo campionato di questo Lecce al quale facciamo gli applausi, perché andarti a giocare la partita contro la Lazio che si sta giocando la qualificazione in Champions non era per niente semplice. E onore
a chi allena questa squadra che è andata a Roma a giocare una partita a viso aperto, senza chiuderti, calcio spettacolo, perché parliamo di calcio spettacolo, quel calcio giocato ad alti livelli, veloce, senza perdite di tempo, capovolgimenti di fronte, contropiedi fatti bene. È stata una partita divertente, anche se ci sono stati in totale, includendo Sarri, 7 cartellini, partita comunque condizionata anche dal fattore, diciamo, nervosismo e falli che hanno spezzettato un po' il gioco, però tutto sommato è stata la partita più divertente della Lazio nelle ultime uscite, perché ripeto, nelle ultime uscite la squadra di Sarri mi ha quasi annoiato nelle ultime partite che ho visto, ed è strano dirlo da una squadra allenata da Maurizio Sarri, che di solito sono squadre che giocano a calcio, girano il pallone comunque velocemente, però quando ti viene a mancare quel pizzico di mente fredda ed hai la testa focalizzata sul fatto che devi per forza fare punti, ne va a perdere lo spettacolo e il gioco che offri. Anche perché credo che sia pure un problema di calo fisico di qualche elemento, perché altrimenti non me lo spiego. Una squadra che ha sempre giocato discretamente bene, al di là dei calciatori che hai, che possano essere competenti per il gioco di Sarri o meno, poi sicuramente potresti ambire ad altri obiettivi e un gioco molto più frizzante avendo qualche elemento in più. Parlo di qualità sia in difesa che nel reparto di centrocampo, diciamo che sta messa bene, però un altro regista diciamo che porterebbe alla Lazio qualcosina in più. Però siamo qui per dare i meriti a Lecce e anche i meriti alla Lazio per aver fatto un secondo tempo comunque all'arrembaggio, cercando di poter portare la partita a casa. Non ci è riuscito del tutto, ma ha pareggiato il match, quindi un punto per parte. Il Lecce rimane lì e allontana sempre più la zona retrocessione. Credo che il Lecce oramai non rischi più di retrocedere, e la Lazio che rischia, oggi può andare addirittura quinta tra oggi e domani, se dietro ovviamente vincono tutte quante, quindi partita che si doveva vincere per la squadra di Sarri, ma non è stato così, grazie a un Lecce che ti ha messo in difficoltà e continua a mettere in difficoltà chiunque, giocando il calcio che loro hanno sempre giocato dall'inizio dell'anno, senza snaturarsi. È perciò che parte l'applauso alla fine del video. Grande Lecce, una Lazio che si è difesa ed è uscita una partita divertente da vedere. Questa è la felicità, è la mia felicità, perché commentare partite del genere è molto più bello che se mi devo ritrovare a commentare partite dove c'è una squadra che si chiude dietro al riccio e l'altra squadra che fa 40 tiri in porta al limite senza riuscire a segnare. Diciamo che è molto più noioso. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.